Ciao a tutti, amici e amiche di Border Voice. Per chi non mi conosce, sono Anna, sono una cantante e voice coach e mi dedico in particolare alle voci difficili e ribelli. Quindi, se vi hanno detto che siete un caso senza speranza, se pensate che la vostra voce sia sgradevole, non arrendetevi e seguite i miei video. Oggi parleremo di humming, cioè della vocalizzazione a bocca chiusa. Questo è un esercizio importantissimo per chi inizia e un esercizio comunque importantissimo anche quando si fa il riscaldamento prima di cantare. Vi aiuterà a comprendere dove state veramente posizionando la vostra voce e, se necessario, come fare a spostarla e dove spostarla. Con questo esercizio riuscirete quindi a portare la voce in maschera, come è giusto che sia, e cioè in questa zona di risonanza. Bene, iniziamo. Prendiamo sempre il respiro con la respirazione corretta, quindi quella costo-diaframmatica, e poi iniziamo ad emettere un suono in una tonalità che sia assolutamente comoda, quindi né troppo bassa e né troppo alta, una zona che per noi è centrale. Ecco, questa potrebbe essere una posizione comoda. E mettete una M con la bocca chiusa, facendo attenzione quindi non solo ad aver preso sempre il respiro in maniera corretta, ma anche a tenere la lingua in contatto delicato con il palato. Questo vi impedirà di fare errori tipo il suono in bocca, che sarebbe questo. Ok? Quindi il suono corretto, quello che vi sto chiedendo, sarà così. Ovviamente è un suono nasale perché la bocca è chiusa e quindi l'aria e il suono che esce insieme all'aria usciranno ovviamente dal naso. L'importante però è che prima che questo suono esca dal naso prenda il giusto timbro, la giusta risonanza. Quindi evitate di fare questo, ma se avete dei dubbi, iniziate tappando una delle narici, poi l'altra. Fate questo cambio alcune volte, non una volta sola come vi sto facendo vedere io, e poi di nuovo. Il suono deve essere diretto fuori di voi, all'esterno, quindi dovrete sentire, visualizzare il suono veramente in questa zona. E se lo state facendo correttamente sentirete una leggera vibrazione, quindi un piccolo prurito tra la parte bassa del naso, la punta del naso e il labbro superiore. Quando ci siamo esercitati 5-6 minuti con questo suono, potete anche spostarlo delicatamente, senza ovviamente forzare né in una direzione né in un'altra. Quindi e fate attenzione a sentire e percepire che questo spostamento non vi costi fatica, non vi costi fastidio, soprattutto a livello della gola. A questo punto siamo pronti per passare al livello successivo ed è questo. Cioè iniziamo a mettere in movimento i muscoli della bocca mimando un po' quello che si fa quando si mastica un chewing gum. Attenzione sempre, come vi ho detto poco fa, a mantenere questo contatto lingua-palato. Esercitatevi qualche minuto anche su questo esercizio e poi passiamo a una terza fase, che è quella dell'apertura e chiusura della bocca.
Naturalmente con questi esercizi sentirete che il suono si sposta, tende ad andare un po' in varie parti del viso, ma questo è assolutamente normale. La cosa di cui dovete solamente preoccuparvi è di mantenere la vibrazione in quest'area e la sensazione che il suono sia canalizzato in avanti, che scorra in avanti come un getto, uno zampillo di acqua, come una freccia, come un raggio laser, una piccola luce molto bella, molto luminosa e molto precisa. Quindi evitate questi errori. Il primo ve l'ho già fatto sentire, ve lo ripeto, ed è il suono di gola, ma anche un suono troppo arioso non è corretto. Questo ad esempio. Quindi ritorniamo al terzo punto, che è l'apertura e chiusura della bocca. Quando aprite la bocca, quindi la vostra M si trasformerà in una N. Fate attenzione in questo caso a non come dire, spostare la lingua eccessivamente. La punta della lingua rimane aderente agli incisivi inferiori. La parte invece centrale della lingua sarà leggermente attaccata al fondo del palato, dove inizia il palato molle e finisce appunto l'osso del palato. Mantenere questo contatto lingua-palato vi evita di fare questo e non è questo il momento di iniziare a vocalizzare. Quindi di nuovo lo ripeto, aiutatevi con l'immagine che vi risulta più facile o con la sensazione che vi aiuta a non far scendere il suono. Naturalmente questo esercizio è propedeutico o è adatto al riscaldamento. Nel momento in cui poi inizieremo ad aprire la bocca ci saranno dei problemi in più, perché se non sappiamo bene come indirizzarlo, il suono tenderà a scendere, a cadere in gola. Questo esercizio è propedeutico, cioè adatto a chi sta agli inizi del percorso, ma è anche utile per chi è già bravo per riscaldare la voce prima di cantare. Quindi non sottovalutatelo e lavorateci bene. Utilizzate, come vi dicevo, la sensazione, l'immagine guida che vi è di maggior aiuto. Quindi la vibrazione in questa zona, oppure l'idea di avere una bolla di luce, una bolla di suono davanti agli occhi, oppure l'idea di indirizzare il suono in avanti come una freccia o come un raggio laser. Insomma, allenandovi sceglierete e comprenderete qual è la linea guida, l'immagine guida che vi aiuta. Bene, per questo video è tutto. Nei prossimi proseguirò a spiegarvi altri esercizi utilissimi che potete fare anche da soli, perché come ho già detto altre volte, molti esercizi invece hanno necessità di essere seguiti dal voice coach, dall'insegnante, in quanto vi potrebbe capitare da soli di fare degli errori che possono essere dannosi per la salute delle nostre corde vocali e da soli magari non siete in grado di accorgervene subito. Questo esercizio e gli altri che vi ho spiegato nei video precedenti invece potete farli tranquillamente da soli, perché anche se sbagliate non potete comunque crearvi dei grossi danni, e soprattutto con questi esercizi l'errore, se siete ben concentrati, vi salterà anche a voi all'occhio. Percepirete la sensazione di non essere totalmente a vostro agio. In questo caso fermatevi e cercate di capire che cos'è che state sbagliando. Un piccolo trucco che vi sarà di grande aiuto se avete la sensazione di essere duri, costretti in questa zona, nella zona della gola, è quello di fare delle piccole rotazioni molto lente con la testa mentre effettuate l'esercizio dell'humming. Questo quindi.
Fate attenzione a percepire la sensazione di riuscire a muovere la testa senza particolari sforzi e senza movimento a scatto. Se così fosse, invece, fermatevi e provate a rilassarvi anche utilizzando gli esercizi di respirazione che, come sappiamo, sono ottimi per il rilassamento. Bene, per questo video è tutto, vi aspetto al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale perché chi si iscriverà avrà la possibilità di farmi una domanda e di avere un video di risposta. Le domande potranno essere indirizzate alla mia email info@annamariadilorenzo.com. Vi aspetto, ciao!